Per me lo sport ha rappresentato il riscatto, la rivalsa e il sogno che avevo quando ero un bambino e che quando ho visto Pietro Mennea vincere le Olimpiadi di Mosca del 1980. Quel giorno mi sono innamorata dell'atletica e ho detto io farò come Pietro, vestirò la maglia della nazionale, andrò alle Olimpiadi e vincerò le Olimpiadi. Il mio sogno si è realizzato parzialmente, non ho effettivamente vinto una medaglia alle Olimpiadi e le mie Olimpiadi poi nel corso della vita si sono trasformate in Paralimpiadi, ma quel giorno che ho gareggiato a Parigi, ho indossato la maglia della nazionale, è stato un giorno importante per me e per tutta la comunità che rappresento. Il primo periodo è stato il periodo più difficile perché questa visibilità si è accompagnata con una, una morbosità da parte dell'opinione pubblica, anche da parte dei media sulla mia storia. In compenso, successivamente alla visibilità che è venuta fuori dall'esperienza delle Paralimpiadi di Parigi, questa visibilità oggi mi permette di essere una persona che oggi viene riconosciuta come la campionessa e che quindi mi tira un po' fuori dal solito, purtroppo ancora, cliché e stereotipo a cui sono accompagnate le persone trans. Ovviamente non dimentico da dove vengo e non tutte possiamo e diventiamo campionesse. Io sono sicuramente una persona fortunata perché grazie allo sport, grazie alla mia determinazione, ho raggiunto certi risultati, però appunto la mia attenzione va a chi non ha questa possibilità e quindi sono molto, per me è molto prezioso quello che ho e ne ho fatto di questo un messaggio di attivismo. Capissero che Valentina non fa questo percorso per vincere facile, Valentina non aveva bisogno di questo per vincere, Valentina da maschio aveva vinto 12 titoli italiani e non si fa questo per perdere una strada sicura e imbattersi in qualcosa di cui non si sa dove si arriverà. Il mio è un percorso verso la felicità, un percorso autentico, non ho mai nascosto nulla della mia vita. Una persona trans vive un problema laddove il problema non è il suo, ma il problema lo pone la società. Beh, io devo tantissimo allo sport, lo sport lo definisco il salvavita, così come certi incontri con comunità di persone LGBTQIA+, che mi hanno aiutata. Lo sport era quello che io volevo continuare a fare nel momento in cui mi sentivo nel mio genere, quindi a posto con me stessa, con il mio corpo. Quello che però ho riscontrato è stato subito una chiusura da parte semplicemente degli addetti ai lavori, però, ripeto, lo sport mi ha salvata e io credo che lo sport debba essere un luogo dove tutte e tutti noi possiamo sentirci liberi di essere noi stessi. Sono la prima a comprendere che è difficile ancora oggi parlare di sport persone trans, ma credo che siamo di fronte a doverci interrogare realmente e purtroppo un'eventuale esclusione delle persone transgender, come già purtroppo in alcune federazioni sta avvenendo, sarebbe qualcosa di veramente triste che ci fa tornare indietro a quando le persone trans non erano contemplate proprio nel mondo dello sport. Io credo che se c'è la volontà davvero di includerla laddove non c'è nulla che vada contro l'equità sportiva,
se ciò non avviene è una chiara volontà che a questo punto è una volontà soltanto politica, e lo sport non può essere politica. La mia vita è preziosa per me, ma per tutte noi, e la mia vita non può dipendere dalle scelte di politici che purtroppo ci stanno penalizzando, soprattutto negli ultimi tempi. Beh, avete qui l'esempio di chi è stato a Parigi, di chi porta orgogliosamente indosso la felpa della nazionale paralimpica. Io ce l'ho fatta, anche se quando ho iniziato questo percorso non esistevano regolamenti, non esisteva nulla. Diciamo che la mia è stato un pensiero folle, però a volte questi pensieri, queste idee, questi sogni a volte si realizzano, ed anche se oggi la strada è difficile, voi non dovete mai mollare, perché nessuno si deve permettere di mettere le mani sui vostri sogni. I sogni sono i vostri, e io spero davvero di darvi quella spinta in più per, per sapere che effettivamente a volte i sogni si realizzano. Io ho realizzato il mio sogno, insieme possiamo farcela, io sono con voi, e continuiamo a sognare.